Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vediamo come sostituire le pastiglie della 500L, pastiglie anteriori. Le azioni preliminari sono aprire il cofano, mettiamo la prima, tiriamo il freno a mano, usciamo, tiriamo sul cofano e apriamo la vaschetta dell'olio dei freni in modo che possa sfogare quando spingiamo indietro i pistoncini. Poi per questo lavoro ci servirà un po' di attrezzatura, delle chiavi dinamometriche, dei bussolotti da 17 e da 13, delle chiavi a cricco, spazzola di ferro, cacciavite, sgrassatore, cavalletti di sicurezza. Le pastiglie che ho preso sono delle Brembo P59052, dei guanti, degli stracci e il kit con l'attrezzo per arretrare i pistoncini. Poi ci servirà un crick e un tappetino. Per prima cosa tiriamo via il coperchio dei bulloni della ruota e con una chiave a cricco o la chiave in dotazione anche della 500 da 17 allentiamo tutti i bulloni, e se abbiamo il bullone antifurto lo togliamo già, però tutto il resto dei bulloni li lasciamo inseriti. Poi, in corrispondenza del segno indicato sul montante della macchina inferiore, c'è una scanalatura dove inserire il crick. Inseriamo il crick e solleviamo la vettura. Solleviamola fin quando abbiamo una luce utile tra la gomma e il pavimento di circa 4-5 cm. Dopodiché inseriamo il cavalletto di sicurezza in modo che se dovesse mai succedere qualcosa al crick siamo tranquilli che non ci schiaccia le gambe, e scarichiamo leggermente il crick quasi ad appoggiarlo sul cavalletto di sicurezza. Adesso possiamo rimuovere tutti i bulloni della ruota. Togliamo la ruota dal mozzo e siamo pronti per iniziare l'intervento. Con una chiave da 13 adesso dobbiamo svitare questi due bulloncini che sono quelli che tengono la pinza. Quello sopra lo lasciamo inserito, andiamo a svitare quello sotto per primo in modo che la pinza poi eventualmente non ci casca dalle mani, anche se sarà ben attaccata perché saranno ancora spinti i pistoncini. Tiriamo via i due bulloni. Poi, se abbiamo un pezzo di fil di ferro o un gancio a S, lo attacchiamo all'ammortizzatore in modo da poter poi appendere la pinza e non averla in mezzo alle scatole mentre lavoriamo sul disco. Con due mani muoviamo la pinza, la smuoviamo un pochino in modo da dargli un po' di gioco, e poi arretriamo questi due pistoncini. Con il cacciavite facciamo leva all'infuori sia nella parte sotto che nella parte sopra tra la pinza e il portapinza, e sfidiamo la pinza del freno. Ora possiamo appenderla sul gancio. Ecco, la prima cosa che dobbiamo fare adesso è, con il cacciavite sempre sfiliamo pastiglie vecchie, quella esterna e quella interna. E prima di continuare a fare qualsiasi cosa andiamo a verificare che le pastiglie siano compatibili con quelle che abbiamo preso, perché nel caso avessimo sbagliato qualcosa rimontiamo tutto com'era e andremo a prendere il ricambio corretto. Se è tutto ok, andiamo a tirare via i gancetti col cacciavite facendo leva all'insù. Questi sono i gancetti che vengono dati nel kit, sono i gancetti dove scorre la pastiglia del freno. Perciò rimuoviamo tutti e quattro i gancetti vecchi, sempre facendo leva verso l'esterno come indicato dalle frecce.
Una volta rimossi i gancetti, controlliamo che il disco non abbia segni o solchi profondi sulla parte dove viene schiacciato dalla pastiglia. In caso di esito positivo possiamo pulire il mozzo con la spazzola di ferro e dove erano presenti i gancetti di scorrimento delle pastiglie. Puliamo bene e poi diamo una passata con dello sgrassatore in modo da tirare via tutta la polvere di ferodo presente. Ora, quando si va a cambiare il disco si va a cambiare, cioè ogni costruttore di dischi dà una tolleranza massima sullo spessore del disco. Così è come si presenta il disco una volta finita la pulizia. E adesso passiamo alla pulizia della pinza e del pistone. Sempre con sgrassatore e spazzola di ferro andiamo a pulire, facciamo attenzione alle guarnizioni, ai parapolvere, con la spazzola di ferro soprattutto a non rovinarli, e prestiamo attenzione anche in particolare a dove vanno bloccati poi i pistoncini con la vite da 13. Diamo una pulita anche sulla parte dove c'è il contrasto della pastiglia. E ora con il kit di arretraggio pinza, con questo utensile manuale che serve per arretrare il pistoncino della pinza, prendiamo la parte con il filetto destro e la montiamo il contrasto e il disco adatto alla pinza per il pistone, lo inseriamo e adesso possiamo procedere a far rientrare il pistone della pinza del freno. Semplicemente, una volta messo in tiro la finta pastiglia, diciamo, e la flangia adatta per il pistoncino, avvitiamo e arretriamo il pistone della pinza. Adesso rimuoviamo l'attrezzo, diamo ancora una pulita al pistone, riagganciamo la pinza al fil di ferro, aggancio S che avevamo messo, in modo da poter lavorare bene adesso sul disco montando le pastiglie nuove. Nel kit sono presenti nuovi gancetti di scorrimento pastiglia, ne prendiamo 4. Attenzione che il verso deve avere la lettina sempre verso l'esterno. Andiamo a inserirli facendo pressione finché si sentirà il clack di innesto, tutti e 4. Andiamo a mettere tutti e 4 nella loro posizione. Ecco, questa è la lettina che va sempre verso l'esterno. Piuttosto questa operazione la ricontrolliamo 2 o 3 volte per non sbagliare, mi raccomando, questo deve essere fatto per bene. Adesso, se c'è un piccolo bordicino che si crea comunque sul disco, con una lima andiamo a sbavare, almeno io lo faccio sempre, vado a dargli un piccolo smusso alle pastiglie nuove, in modo che non ci sia, diciamo, lo spigolo vivo che vada a interferire sul disco, che poi al prossimo giro sarà da cambiare. Adesso andiamo a sistemare le pastiglie nuove all'interno dei ganci che abbiamo messo, che servono per far scorrere la pinza. Tenete conto che il segnalatore di usura va nella parte interna, in alto e nella parte interna. Le inseriamo e le impacchettiamo al disco. Controlliamo che siano messe per bene. Adesso arretriamo di nuovo quei pistoncini dove erano avvitati i bulloni da 13 e inseriamo la pinza. Ricordatevi di rimuovere subito il fil di ferro, perché a volte a me è capitato di dover rismontare la ruota perché me lo sono dimenticato.
Adesso nel kit c'è una vite sola nuova, non ho mai capito perché non ne mettono diciamo 2 per pinza, ma ne mettono solo 2 per tutte e 2 le pinze, perciò dobbiamo prendere un bullone nuovo e un bullone vecchio. Li avvitiamo nei pistoncini e con la chiave da 13 li portiamo fino a battuta, ma non stringiamo. Ora, questi bulloni sono dei bulloni M8 10.9. Andiamo a vedere sulla tabella per il serraggio corretto e la tabella dice che bisogna serrarli a 35 Nm. Con un bussolotto da 13 e la chiave dinamometrica la impostiamo a 35, 36 Nm e andiamo a chiudere i 2 bulloni correttamente. Adesso, una volta finito, controlliamo che non ci siano state perdite dei tubi, perdite d'olio dall'impianto idraulico. Se è tutto ok, possiamo procedere a rimontare la ruota, la mettiamo sul mozzo, portiamo contro tutti i bulloni, ma non stringiamo, li portiamo solo contro e poi con la chiave a cricco sempre o la chiave in dotazione diamo un piccolo colpetto a serrare, ma non li stiamo ancora chiudendo, li mettiamo solo contro bene. Tiriamo un po' leggermente sul crick perché l'avevamo quasi appoggiato al cavalletto di sicurezza, rimuoviamo il cavalletto di sicurezza e abbassiamo il veicolo, liberandolo dal crick. Anche in questo caso i bulloni sono dei bulloni da M12, sempre 10.9 di durezza. Vediamo la tabella di serraggio e dice che vanno serrati a 116 Nm. Con una chiave dinamometrica montiamo il bussolotto da 17, la impostiamo a 116 Nm e andiamo a serrare i bulloni. Ricordiamoci che dobbiamo sempre serrarli in diagonale, perciò sempre il bullone opposto dopo quello che abbiamo serrato. Per un corretto bloccaggio è sempre meglio farli in diagonale. Poi chiudiamo la mascherina del cerchio. Finita questa operazione faremo la stessa identica operazione per le pastiglie del lato opposto della vettura. Poi entriamo in macchina. Senza accenderla andremo a pompare sul freno. Le prime pompate saranno a vuoto, noi continuiamo a pompare finché diventa duro il pedale. Una volta diventato duro accendiamo il veicolo e di nuovo andiamo a fare 4, 5, 6 pompate sul pedale del freno. Adesso possiamo spegnere la macchina, usciamo fuori e andiamo a chiudere il tappo dell'olio dei freni. Chiudiamo il cofano, tiriamo via il freno a mano, accendiamo il veicolo e adesso facciamo dei piccoli avanzamenti e delle frenate in modo da assestare per bene le pinze. Ricordatevi che per i primi 50-60 km le pastiglie devono farsi, perciò non avremo la frenata subito ottima. Bisogna ricordarsi di andare piano e frenare dolcemente finché non si assestano per bene le pastiglie. Per questo video è tutto, alla prossima!